Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi cambiamo la lana vetro a uno scarico aftermarket. Per prima cosa ci serve un trapano, io ho già messo su una punta da 6 mm e mezzo e poi con questo andremo a forare le teste dei rivetti e poter aprire lo scarico. Con calma e delicatezza vedete che i rivetti vengono via molto facilmente. Non serve andare di prepotenza perché poi rischiate anche che magari la punta del trapano vi si sposti dal rivetto e andate a segnare lo scarico. Tolti tutti i rivetti, viene via anche la fascetta. Ora, usando un cacciavite, spingo all'interno il resto dei rivetti. Se non entrano spingendoli a mano, usate un cacciavite in questo modo qua per liberare completamente il foro. Ora si può separare il fondello dal corpo del silenziatore. Se per caso fate fatica a separarli, potete usare benissimo una pistola termica da carrozziere per scaldare tutta la zona di contatto e vedrete che verrà via molto più facilmente. Se non avete una pistola termica, potete benissimo usare un semplice phon di casa. Ovviamente ci metterete molto più tempo a scaldare lo scarico, però riuscirete lo stesso a fare quello che dovete fare. Fondello rimosso. Nel caso del mio devo rimuovere la vite che tiene il DB Killer perché fa da ostacolo al fondello in carbonio, per poter separare la parte in carbonio da quella metallica e poter rimuovere i residui dei rivetti che ho tolto prima. Se fate fatica a tirare via la parte in carbonio da quella metallica, di nuovo prendete in mano o la pistola termica o il phon in base a quello che avete, scaldate bene tutta la zona attorno al fondello e vedrete che per dilatazione termica del metallo riuscirete a tirare via il pezzo in carbonio molto più facilmente. Rimossi i pezzi dei rivetti possiamo benissimo chiudere, che qua non dobbiamo più fare nulla. E lo mettiamo da parte in attesa di chiudere lo scarico. Veniamo alla parte centrale del video. Subito all'interno potete notare la lana vetro. Questa non è la sua originale di fabbrica, gliel'ho già cambiata una volta in passato e adesso gliela devo cambiare di nuovo perché secondo me ha iniziato a fare un po' di rumore in più. Prima di andare a rimuoverla, ricordatevi sempre di usare dei guanti in lattice e una maglia a maniche lunghe, perché la fibra di vetro è molto stronza e se viene a contatto con la vostra pelle vi irrita subito. Perciò state molto attenti e soprattutto quando la tirate fuori dal silenziatore cercate di stare in un'area non casalinga, state in garage. L'ultima cosa, se per caso fate fatica a rimuoverla, usate un cacciavite, usate un uncino che vi possa permettere di prenderla e tirarla fuori. Il silenziatore è tutto pieno di lana vetro e perciò vi ci vorrà un attimino, volendo, per semplificare il lavoro nel caso faceste davvero molta fatica a svuotare tutto il silenziatore. Potete aprire anche questa fila di rivetti qua in basso per poter aprire anche questa parte del silenziatore
Rieccoci qua, come potete vedere i silenziatori li ho già svuotati. Non ho effettuato una ripresa in quel momento perché quando si svuota il silenziatore è una fase abbastanza delicata perché si produce molto più sporco, molto più residui di fibre di vetro nell'aria e volevo evitare di sporcare anche il telefono. Questa è la lana vetro e tutti i filamenti che vedete sono fibre di vetro. Queste fibre di vetro sono molto sottili e se vengono a contatto con la pelle vi irritano. Mi raccomando, usate sempre guanti e maglia a maniche lunghe. Come potete vedere io qua l'ho scocciata per avere le maniche belle strette. Qua adesso mi avanza fuori un po' di braccio, ma fa niente, è poca roba. State molto attenti. Come potete vedere io queste operazioni le sto facendo sul pavimento del garage. Questo lo faccio perché almeno sono a terra a fare questo lavoro e se delle fibre di vetro si mettono a svolazzare in aria, almeno sono più vicino al pavimento e tendono a sporcare meno ciò che sta nella stanza. Come avete visto, per il riempimento dello scarico ho usato un pezzo di ferro, che era una prolunga per la chiave a cricca, per spingere la lana vetro all'interno del silenziatore. Più che per spingerla, per pressarla bene, così da farcene stare di più. E adesso possiamo chiudere il silenziatore con il fondello, e per farlo ci serviranno dei rivetti e una rivettatrice. Nel caso del mio scarico, che è un Rozzi Italia Special Carbon, non posso sbagliarmi sull'orientamento del fondello perché da una parte presenta il foro per il rivetto, mentre dall'altra no. Una volta allineati tutti i fori, prendiamo la fascetta e la appoggiamo su. La mia ha un senso di montaggio, infatti come potete vedere qua il foro è allineato, ma da questa parte no. Quindi state ben attenti prima di mettere i rivetti e fissarla, state attenti che sia nel verso giusto. Come avete visto, l'ultimo rivetto che ho messo, che è stato quello che serve a chiudere le due estremità della fascetta, è stato quello un po' più rognoso. Nel caso facciate fatica potete prendere la rivettatrice, gliela appoggiate sopra e spingete per premere fino in fondo il rivetto. E adesso che sono dentro tutti possiamo usare la rivettatrice. Ecco fatto, e così abbiamo cambiato la lana vetro ai nostri scarichi. Fate la stessa cosa con l'altro scarico e il lavoro qua è finito. Noi ci vediamo al prossimo video, se vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!